Ci troviamo a San Giorgio a Cremano, presso il pub da Taglio, per intervistare Fofò Ferrire. Buongiorno amici, io sono Fofò Ferriere, sono un gastronomo e da anni mi interesso di cibo, di gastronomia e ho questa mia grande filosofia di cibo che è la semplicità in cucina e quindi ho delle passioni nel mondo del food che sono i pomodori, dove faccio sempre riferimento al grande Luciano De Crescenzo che dice la cucina a P e PP, cioè la cucina ante pomodoro e post pomodoro, la cucina a luci rosse, lui la definisce. La mia è una storia lunga 40 anni nel mondo della ristorazione e ho condiviso sempre queste due grandi passioni che sono il teatro, la musica e il cibo, la gastronomia. Sono ambasciatore del Pisello 100 giorni per il presidi Slow Food, dove effettivamente qui per noi è stata una grande sfida, parlo a plurale perché mi ritengo parte di questo bellissimo gruppo di lavoro dove c'è stato questo centro di ricerca con vari personaggi, hanno sviluppato e hanno accettato questa sfida di recuperare questi piselli, che sono una cosa bellissima. Perché, perché proprio il pisello? Perché io parto che se effettivamente uno adesso vuol comunicare e tutto, noi ci dobbiamo rivolgere ai giovani, ci dobbiamo rivolgere ai ragazzi. Nell'alimentazione sappiamo che i bambini hanno un po' di difficoltà a questo approcciarsi con i legumi, però l'unico elemento, se mi permettete, l'unico alimento che loro per un fatto di colore, per un fatto che è tondo, per un fatto che si avvicinano è proprio il pisello. Quindi è questo inizio che per me è importantissimo perché è un po' un ariete, no? Che effettivamente scardina questa loro un po' irrigidirsi quando a tavola ci sono questi prodotti che sono un toccasana per la salute, però io non posso mai dimenticare che nel 2015, quando è stata fatta l'Expo a Milano, facevo parte dei 50 esperti sulla carta per i bambini. E io cosa ho fatto? In questa carta per i bambini che ho presentato all'Expo ho messo due cose che per me, ma lo dico con grande soddisfazione, per me sono stata un'idea bellissima, dove i bambini adesso, voi sapete, io qui ho anche un locale di birreria, di taverna, di varie cose un locale ecogastronomico, ma non, diciamo, da anni è anche una paninoteca e tutto, e vedo quello che mangiano i bambini e tutto, no? Quindi all'epoca cosa feci? Feci fare un ketchup col San Marzano e col maestro Vessicchio, avete capito bene, il maestro Vessicchio, che non solo è un direttore d'orchestra, però di solito lo conoscono per Sanremo e tutto così, però lui è un grande personaggio, un grande studioso di cibo e con lui abbiamo approfondito una serie di sperimentazioni che si chiama un metodo Freeman, dove facciamo ascoltare la musica a questi pomodori nella fase della trasformazione. C'è una prima fase che lo ascoltano nel campo, ma questi già nel campo sono alcune sperimentazioni che hanno fatto grandi scienziati nella storia, anche dell'Università di Pisa e tutto lo stesso anche con l'uva, con il vino e tutto. Noi invece abbiamo iniziato a fare col pomodoro e questo metodo dove armonizziamo le molecole del pomodoro. Per 2 anni con un grande critico gastronomico italiano abbiamo organizzato il Bocuse d'Or, un concorso di cucina di spessore mondiale a Sanremo. È dedicato a Paul Bocuse, questo grande chef francese che è l'antesignano della cucina francese con Alain Ducasse e tutto. Paul Bocuse aveva una frase che veramente per me è ormai indelebile. Dice: l'egemonia della cucina francese finirà quando gli chef italiani avranno la consapevolezza della ricchezza della loro cultura e delle loro tradizioni. Allora, io questo voglio far capire. Noi dobbiamo incominciare a conoscere i prodotti. Come nella musica, noi dobbiamo conoscere le note per poter comporre una bella canzone. Dove nella poesia, no? Noi dobbiamo conoscere l'alfabeto per poi poter scrivere o poter comporre. Così ragazzi è nel mondo del cibo, noi dobbiamo conoscere i prodotti per poi incominciare a preparare un bel piatto. Senza la conoscenza del prodotto non andiamo da nessuna parte. Negli ultimi 15 anni, 20 anni vedo grandi chef, grandi ristoratori che si pronunciano, no, con questa ricerca di questo quinto sapore che è l'umami e tutto così. Allora, sinceramente, a me viene a ridere perché
nella grande cultura dell'ingegno e della fame del popolo napoletano, dovete considerare che noi, quando 100-200 anni fa una persona per dare più sapore e tutto si usava o limone o sale, alice salata, così si saporivano queste cose. Ma se noi consideriamo che il ragù nasce, perché la pomarola si fa cuocere 6-7 ore? Perché è saporito. Ecco questo quinto sapore. Anche in base alle fasi di cottura e prolungate di alcuni prodotti creano questo virgolette sapore che è l'umami. Io che fanno 20 ore di sperimentazione e cose, però vedo il popolo napoletano senza sapere né scrivere né niente, con questa fame atavica e tutto. E dovete, mi permetto di dire un'altra cosa, che quando noi abbiamo il problema che effettivamente il popolo napoletano passa dalle esantraglie, no? Dove noi guardavamo in cielo per avere queste interiora di vitelli, interiora di animali vari che i monsù francesi lanciavano dal castello per la popolazione, perciò il termine zantraglie. Zantraglie vuol dire parte interiore, sarebbe il quinto quarto, no? Nel concetto napoletano, tutto l'interiore dei vitelli, dei maiali e tutto. Dovete considerare che la popolazione aspettava che lanciassero queste zantraglie. E quindi anche il modo dispregiativo di comunicare con le signore, di dire se è proprio una zantraglia, era un modo dispregiativo. E considerate che dopo questo il popolo napoletano incominciò a guardare a terra. Perché questo? Perché incominciò a vedere le verdure. Ecco i friariel. E quindi noi passiamo da mangiafoglie, no? Ci definivano così perché tutta la zona del Vomero sono tutti questi friariel di questi broccoli. E noi siamo stati gli unici che con questa fame atavica, noi eravamo gli unici che queste verdure non le utilizzavamo per fare minestre o per fare brodo come in tutta altra parte d'Italia. No, noi l'abbiamo cominciato a friere, perciò friariel. Abbiamo fritto con la sugna, proprio questo modo no? di friggere, perché noi avevamo bisogno di calorie, abbiamo bisogno di sostanze per andare a lavorare, allora mangiamo. E poi da mangiafoglie passiamo a mangiamaccheroni. Perché questo? Perché considerate che con la pasta, questo fast food, i maccaronari, mezza via, allora incominciamo il duo Orisoldo Garibaldi, no? Perché questo? Perché uno era, si metteva proprio con le mani, si mangiava con le mani e si metteva un po' di cacio sopra. E poi o Garibaldi perché? Perché si metteva una macchia Pumarola, perché la camicia era rossa di Garibaldi per dare questo simbolo quando arrivò Garibaldi. Però la cosa bella qual era? Che poi noi da questo fast food era solo un concetto perché poteva mangiare solo il popolo, perché il popolo solo mangiava con le mani. E il nostro re Ferdinando di Borbone chiamò il suo ciambellano di corte, che si chiamava Spadaccino, e disse: Guarda, io mi avrei come mamma fa, e mi ci a fare una camminata a Gragnana perché voglio vedere questi pastifici come operano. E sto Spadaccino fece due cose belle. Una, inventò l'ommifir, proprio così definito, l'ommifir, perché quando andarono nella parte di Gragnano vedevano queste persone che con i piedi miscelavano questo acqua la semola di grano duro, no? E quindi per loro, mamma mia, che schifo questa cosa, e quindi inventarono questo macchinario. Però la cosa più importante, l'invenzione più importante, è stata la quattro rebbie vicino alla forchetta. Prima le forchette avevano tre rebbie. La quarta fu fatta proprio per avvolgere bene gli spaghetti, in modo che le nobili donne e i nobili napoletani potessero incominciare ad avvolgere questi spaghetti. La prima rebbie, abbiamo che prima, 2000 anni fa, c'era il punteruolo, no? I romani mangiavano questo punteruolo così, con alcuni attrezzi di legno. La seconda rebbie, invece, c'è questa grande leggenda di questa bellissima regina, si chiamava Argisa, era la figlia del re di Costantinopoli, andò in sposa al figlio del doge di Venezia e lei inventò questa, mise la seconda punta vicino alla forchetta, però lei morì giovane e quindi cosa successe? Che la Chiesa subito ne approfittò e disse che lei aveva fatto, siccome queste due punte potevano rappresentare il forchettone del diavolo, quindi lei fu anatema, sacrileggia, morì per questa cosa. La terza rebbia invece la portò un grande personaggio del Rinascimento che si chiamava Medici, che era
si sposò con il re Luigi XV in Francia. E lei cosa fece? Inventò la terza rebbia, grande personaggio. Lei addirittura in Francia portò, scusate il termine, le sottane, portò i tac, portò i tiramisù, portò i gelati, portò i profumi. Quindi i nostri cugini francesi che si arrogano alla storia, è meglio che queste cose si conoscono, così magari sappiamo chi ha la primogenitura di queste cose. E poi per finire la quarta rebbia che ve l'ho raccontata, e quindi questo è un aneddoto che mi piace raccontare così. E queste cose sono cose tramandate, perciò dicevo prima, in modo che magari si può capire che certamente hanno entrambe le valenze. I racconti, le leggende, i dialoghi sono molto importanti per andare avanti.